Ciao a tutti e benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Restate con noi fino alla fine per scoprire ogni retroscena e, se vi piace quello che facciamo, ricordatevi di iscrivervi e condividere il video con gli amici appassionati di showbiz. Stasera vi portiamo dentro una serata scintillante che ha fatto parlare tutta Istanbul e ha incendiato i social, con protagonisti due nomi amatissimi, Erkan Merik e Azal Suba. I riflettori si sono accesi durante un lancio di moda e lifestyle in uno dei luoghi più esclusivi della città, un evento pensato per celebrare stile, eleganza e nuovi progetti. In molti si aspettavano di vederli fianco a fianco, sicuri che avrebbero offerto quei momenti composti ma calorosi che li hanno sempre contraddistinti in pubblico. E invece, fin dal red carpet, qualcosa è apparso diverso. Passi misurati, sorrisi rivolti alla stampa, flash impietosi da ogni angolazione, ma tra loro due una distanza insolita, quasi studiata, come se ciascuno non avesse incrociato lo sguardo dell'altro per tutta la passerella. Gli invitati più attenti, insieme ai fotografi accalcati dietro le transenne, hanno notato quell'aria sospesa. Durante il cocktail, laddove i bicchieri tintinnavano e le chiacchiere scivolavano leggere, Erkan Merik si è intrattenuto con il suo entourage, mantenendo un'espressione raccolta e concentrata. Azal Suba, impeccabile nel suo look minimo e sofisticato, ha scambiato poche parole con i brand manager e con gli amici più stretti, senza mai avvicinarsi davvero a lui. Nell'aria, una curiosità crescente. Perché quel silenzio così elegante eppure così evidente? Le prime storie su Instagram sono arrivate in tempo reale. Un video di pochi secondi in cui si vede Erkan fotografato da solo davanti al backdrop, un'altra clip con Azal che attraversa la sala salutando i fan, e nessuna inquadratura che li ritraesse insieme. Bastano pochi frammenti per alimentare un'ondata di commenti. La bolla digitale, come sempre, ha fatto il resto. C'è chi ha interpretato il tutto come segnale di un dissapore precedente, magari riemerso proprio a ridosso dell'evento. Altri hanno difeso la possibilità di un semplice malinteso, una questione di tempistiche, di scaletta, di responsabilità diverse da onorare sul posto. Sui volti, però, molti hanno letto il non detto. Erkan, più serio del solito, ha posato con autocontrollo quasi formale. Azal, concentrata e disinvolta, ha mantenuto un distacco calibrato. Qualcuno tra gli invitati avrebbe sussurrato che, invece di scambiarsi le consuete cortesie, avrebbero preferito restare su binari paralleli. Le fotografie ufficiali hanno immortalato quella geografia degli spazi, lui da una parte, lei dall'altra, cornici luminose e fiori dietro, ma nessun frame condiviso. L'effetto sui social è stato immediato, i fan si sono divisi in due schieramenti, come accade sempre quando il cuore e l'immaginazione si scontrano con l'assenza di risposte. Da un lato, chi ha parlato di freddezza intenzionale, convinto che una pagina del passato non fosse ancora del tutto chiusa. Dall'altro, chi ha scelto di vedere la cosa come distanza professionale, naturale in serate complesse in cui ogni ospite segue un programma serrato, con interviste, foro call e saluti istituzionali. Ciò che è certo è che né Erkan Merik né Azal Suba hanno cercato il centro della scena insieme. Ciascuno si è mosso con discrezione nella propria cerchia, rispettando gli impegni e senza forzare incontri fugaci davanti ai fotografi. Nel frattempo, nessun comunicato ufficiale dai rispettivi team. È bastato il silenzio per far lievitare le teorie. C'è davvero qualcosa dietro, o si tratta soltanto del gioco delle apparenze? E ancora, come influirà tutto questo sugli eventuali progetti che li vorrebbero di nuovo nello stesso cast, magari in una campagna o in una serie attesissima? Domande a cui nessuno ha ancora dato risposta, ma che hanno gettato benzina sul fuoco del dibattito. Sulle piattaforme è un rimbalzo continuo di opinioni. Un commento, più virale di altri, recita che tra loro si percepisce una tensione sottile, la stessa che non si può fingere. Un altro, più indulgente, suggerisce che con quella confusione e i flash da ogni lato è facile non incrociarsi mai davvero. Tra screenshot, loop di video e GIF, un intero esercito di follower ha setacciato gesti e microespressioni, come detective del cuore abituati a leggere ciò che, forse, non è stato mai detto a voce alta. Poco dopo la serata, Erkan ha pubblicato post essenziali, quasi criptici, immagini curate, didascalie ridotte all'osso, un ritmo visivo elegante che qualcuno ha subito scambiato per un messaggio in codice. Azal, dal canto suo,
Ha condiviso scatti in cui appare sola, magnetica nella propria autonomia estetica. In un ambiente che trasforma ogni dettaglio in materiale da interpretare, ecco che quelle scelte hanno assunto contorni narrativi, per alcuni un segnale di distanza emotiva, per altri un modo gentile per evitare sovraesposizioni indesiderate. Nel circuito dei gossip, il tam tam è arrivato presto ai talk show e alle rubriche online, dove alcuni conduttori hanno ipotizzato un dissenso nato attorno a un progetto precedente e mai del tutto chiarito. Voci vicine, ma non confermate, avrebbero parlato di un rapido scambio teso avvenuto prima del lancio. Nulla di ufficiale, soltanto sussurri. Gli organizzatori, quando interpellati, hanno risposto con formule prudenti. Evento affollatissimo, agenda fitta per tutti, numerosi ospiti da seguire. Un modo elegante per dire che ognuno, ieri sera, ha fatto il suo percorso. Ecco perché l'attenzione si sposta ora sulle prossime interviste e sui contenuti che potrebbero pubblicare nei giorni a venire. Il pubblico vuole capire se quella freddezza sia stata percezione o sostanza, se sia un episodio isolato o il segnale di una nuova fase, lavorativa o personale. Di certo, quel lancio di moda è diventato immediatamente qualcosa in più. Il detonatore di storie parallele, il pretesto per ripercorrere la loro immagine pubblica, quel mix di riservatezza e classe che li ha sempre resi unici agli occhi dei fan. Intanto le immagini del red carpet parlano da sole. In molte foto, Erkan e Azal non si sorridono, non si avvicinano, restano incorniciati dall'estetica dell'evento ma fuori dalla narrazione di coppia che tanti, forse, si aspettavano di vedere. C'è chi sostiene che sia stata una scelta consapevole, un modo per evitare fraintendimenti o per preservare equilibri fragili. C'è chi, al contrario, legge un eco di vecchie incomprensioni. Un dualismo che alimenta colonne e dirette, podcast e discussioni, in una girandola che sembra non volersi fermare. Poco dopo la fine del lancio, la rete si è incendiata, thread su thread, storie condivise, commenti che scorrono senza sosta. Da una parte le voci convinte che ci sia stata una discussione vera e propria, dall'altra i difensori della normalità, pronti a ricordare quanto possa essere caotica una serata così, tra saluti, sponsor, sfilate, attese in backstage e strette di mano istituzionali. A sostenere la tesi della distanza, la scelta, notata da molti, di non taggarsi a vicenda nelle storie e di comparire quasi esclusivamente in fotografie singole. Qualcuno ha letto nei post di Erkan un riferimento sottile al valore del silenzio, mentre le foto in solitaria di Azal sono state interpretate come il ritratto di una donna che conosce il proprio spazio e lo difende. È sorprendente quanto velocemente l'attenzione si sposti dai riflessi del tappeto rosso agli indizi digitali. Un'assenza di tag, una didascalia breve, una sequenza di immagini che si chiude senza un selfie in due. Elementi minuscoli che, messi in fila, diventano una trama agli occhi di chi osserva. Nuovi mormorii hanno riportato in primo piano l'idea di un rapido confronto tra i due prima della serata, una conversazione tesa ma breve. Rimangono mormorii, niente di più. I portavoce, quando sollecitati, hanno ribadito linee generiche, grande affluenza, tempistiche serrate, ognuno impegnato con il proprio programma. Tuttavia, proprio questo non detto sembra aver acceso ancora di più la curiosità. Perché il pubblico non cerca soltanto una smentita o una conferma. Cerca il sapore della verità emotiva, quella che si riconosce in una stretta di mano, in un sorriso, in un gesto minimo. È già partito, come sempre, il Toto Progetti. Li rivedremo insieme davanti alla macchina da presa? In una campagna, in un set, in una premiere dove i microfoni faranno le domande che questa notte sono rimaste sospese? Gli addetti ai lavori osservano, annotano, aspettano. Sanno che certe distanze si colmano o si allargano lontano dai riflettori, e che spesso una nuova collaborazione nasce proprio quando il pubblico se l'aspetta di meno. Intanto, il lancio di moda, nato per presentare un'idea di stile, si è trasformato in una lente di ingrandimento sui loro equilibri pubblici. Gli ospiti presenti hanno confermato l'impressione di un contatto mancato. In varie sequenze si nota come Erkan e Azal abbiano scelto di non sovrapporre i propri percorsi durante la serata. Un'immagine ferma in cui i due si trovano in angoli opposti della sala è stata rilanciata all'infinito, diventando la chiave con cui molti hanno decifrato tutto il resto. Alcuni hanno parlato di cautela, altri di orgoglio, altri ancora di semplice caso. La verità,
forse, sta in sfumature che solo loro conoscono davvero. Nel corso della giornata successiva, la discussione non si è spenta. Al contrario, è diventata più complessa. Chi era convinto della tesi del litigio ha trovato conferme in ogni dettaglio. Chi invitava alla calma ha ricordato che, spesso, la fotografia distorce la realtà, congelando attimi che non raccontano tutto. Twitter si è popolato di paragoni con apparizioni passate, Instagram di caroselli in cui i fan mettevano a confronto look, posture, sorrisi, cercando la soluzione come in un puzzle. In mezzo a tanta analisi, c'è però un filo comune, il rispetto. Anche i commenti più accesi hanno spesso riconosciuto la professionalità di entrambi, la loro capacità di mantenere toni misurati e una compostezza invidiabile. E questo è un aspetto che merita di essere sottolineato. Nonostante l'attenzione e i riflettori, Erkan Merik e Azal Suba hanno attraversato la serata con eleganza, evitando gesti che potessero alimentare polemiche inutili. Il capitolo social ha continuato a nutrire la narrazione, storie brevi, qualche backstage, dettagli di outfit, scorci della location. Nessuna dichiarazione esplicita, nessun commento che potesse chiudere il cerchio. E proprio per questo, ogni nuovo contenuto è stato letto come un ulteriore tassello. Un pubblico appassionato si è trasformato in regista, montatore e sceneggiatore, cucendo insieme le immagini per costruire un senso. È il segno dei tempi, le relazioni private, professionali o quell'ibrido che si manifesta sui red carpet esistono anche nella percezione collettiva. Col passare delle ore, i rumor su un breve scambio teso prima del lancio si sono affievoliti, sostituiti da una curiosità più ampia: capire se i due torneranno a condividere una scena, una campagna, un progetto. La memoria recente ricorda quanto la loro chimica abbia sempre catturato il pubblico, e quanto una singola immagine insieme sappia far vibrare l'attenzione. In questo senso, la serata ha riaperto aspettative, oltre che domande. Tra gli addetti ai lavori, circola una formula saggia: a volte è meglio lasciare che le voci scorrano e si esauriscano da sole. Forse è ciò che stanno facendo i loro team, evitando parole che alimentino interpretazioni contrapposte. Forse, invece, stanno aspettando il momento giusto, un'intervista pensata, una frase messa al posto giusto. Il punto è che, quando si parla di figure così seguite, ogni sillaba pesa più del consueto. Resta impresso il contrasto tra l'intento dell'evento e la storia che è nato attorno ad esso. Quella serata pensata per celebrare il design e le nuove rotte del lifestyle è diventata il palcoscenico di un racconto parallelo, l'arte sottile della distanza. Un racconto che ha acceso la fantasia, ha diviso gli osservatori, ma che non ha trovato ancora la sua chiusa. E forse proprio per questo continua ad affascinare. Chi era presente giura che tra i due non ci sono stati sguardi prolungati né sorrisi dedicati. Eppure, nulla è stato eclatante o plateale. Nessun gesto di rottura, nessuna scena madre. Solo un equilibrio diverso, misurato, disegnato sui bordi. È quella soglia incerta fra il dire e il tacere che rende tutto così potente. La possibilità che un attimo contenga una storia intera, o che non contenga niente. E mentre aspettiamo sviluppi, il pubblico rimane con la domanda che più affascina: è stato un episodio isolato o l'eco di qualcosa che esisteva già? La risposta, come sempre, arriverà dai fatti, da ciò che vedremo o non vedremo nelle settimane a venire. Intanto, la cronaca digitale continua a registrare ogni battito d'ali. Un like, una mancata menzione, una foto sfuggente. Segni minimi che, nell'alfabeto del gossip, diventano frasi complete. Fin qui la nostra ricostruzione di una notte piena di luci e sottintesi. Se questo racconto vi ha incuriosito, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e condividete il video. È solo seguendo insieme i dettagli che si colgono davvero le sfumature. Non sappiamo se la prossima volta vedremo Erkan Merik e Azal Suba percorrere lo stesso tappeto rosso spalla a spalla o se preferiranno ancora una linea parallela. Sappiamo però che ogni loro apparizione è uno specchio fedele delle aspettative del pubblico, pronto a leggere, a interpretare, a sognare. E noi saremo qui per raccontarvelo, con la stessa passione di sempre, su Stelle Turche Rivelate.